Eccoci di nuovo con un video, ovviamente con i miei amati Udu Tarot, a seconda chiaramente dell'argomento. L'argomento che andremo a trattare quest'oggi è un argomento che riguarda l'amore, una storia finita tra voi e una persona, poiché appunto l'altro ha scelto un'altra donna o comunque ha intrapreso un rapporto sentimentale con un'altra donna. Ovviamente si mostra felice sui classici soliti social piuttosto che presso amici e conoscenti, ma effettivamente siamo qui per chiederci: sembra felice con lei ora, ma ha davvero dimenticato me? Noi? È felice davvero ora lui con lei? E ovviamente che cosa potrà fare con me nel caso in cui voglia fare appunto qualche cosa. Utilizzerò come metodo quello della croce celtica, perché chiaramente è un metodo che permette un importante approfondimento da un punto di vista strettamente temporale di ciò che chiaramente può accadere. Sapete che infatti la croce celtica prevede posizioni importanti quali appunto il passato più lontano, il passato più recente, il presente, il futuro diciamo più immediato e il futuro un po' più lontano. Di conseguenza la croce celtica, ripeto, è efficacissima proprio nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un riscontro temporale di una determinata situazione. Quindi cerchiamo di capire. Ora iniziamo a mescolare le carte. Se questa persona è davvero così felice con questa donna e se veramente vi ha dimenticato, che cosa c'è ancora nel suo cuore o nei suoi pensieri, nei vostri confronti, ma in particolar modo cerchiamo di capire il suo rapporto con lei. Allora, oh. Perfetto. Allora, me le centro meglio, tanto poi comunque ve le faccio vedere, quindi allora partiamo dalla posizione del presente, ossia che cosa c'è
ad oggi, in questo momento, fra di loro, come stanno andando le cose. Voi sapete che gli Udu Tarot sono delle carte speciali perché permettono di analizzare una situazione tenendo conto di maggiori significati rispetto agli arcani tradizionali. Quindi cerchiamo di capire, questa la metto così perché è ciò che è in opposizione a loro, come sta andando. Beh, iniziamo il loro rapporto. Allora, iniziamo benissimo. Qua abbiamo un 2 di denari, ossia queste due persone stanno affrontando un momento di decisione. Chiaramente mi auguro che la stesa ci spieghi però meglio a questo punto che tipologia di decisione queste due persone andranno o sono in procinto, diciamo, di prendere. Poiché il 2 di denari rappresenta sempre una situazione doppia, una doppia strada, una doppia via da percorrere e quindi da organizzare, o comunque bisogna cercare di capire come barcamenarsi in una situazione che richiede equilibrio e un'importante capacità di gestione. Ora, questa situazione che c'è tra di loro molto altalenante, essendo la nostra una domanda prettamente, diciamo, d'amore, evidentemente riguarda appunto l'altalenanza dei sentimenti e quindi la necessità di scegliere tra rimanere insieme o eventualmente prendere due strade diverse. Però, dato che comunque stiamo analizzando una coppia tout court, quindi per quanto riguarda tutti i loro aspetti della quotidianità, potrebbe anche essere la necessità di scegliere rispetto ad esempio ad una nuova abitazione, piuttosto che ad un nuovo lavoro, piuttosto che partire ed organizzarsi, ad esempio rifarsi una vita da un'altra parte. Quindi questo momento tra di loro di decisionalità importante, in cui si trovano a dover gestire più situazioni e quindi scegliere valutando bene tutti i pro e i contro per evitare problemi futuri, ci fa pensare immediatamente ad una situazione che riguarda l'amore, quindi il sentimento. Però, ripeto, potrebbe anche riguardare delle situazioni professionali, abitative, economico-finanziarie di tutti i generi. Chiaramente nella vita di una persona ci possono essere più fattori che possono comunque in qualche modo intervenire nella vita appunto di coppia, e vi ripeto che in questo caso può essere tranquillamente anche una decisionalità appunto che riguarda un'abitazione, piuttosto che il ricominciare da un'altra parte, magari si stanno trasferendo, oppure appunto un cambio di lavoro che in qualche modo può comportare comunque anche delle difficoltà in ambito sentimentale. Magari erano soci, per esempio, e devono decidere se eventualmente chiudere questa società e ognuno, ad esempio, lavorare per conto proprio. Questo è solo uno dei tantissimi esempi che mi possono venire in mente. Però, vi ripeto, essendo una stesa che parla innanzitutto di amore, è chiaro che questa carta mi va per la maggior parte a rappresentare un dubbio per quanto riguarda l'equilibrio sentimentale. Negli Voodoo Doctor sapete che c'è questa abitudine di circondare, di creare dei cerchi protettivi attorno a qualsiasi persona, cosa o attività. In questo caso qui abbiamo questo giocoliere che praticamente sta guidando un monociclo e sta cercando, come vedete, di rimanere in equilibrio, proprio come questa grande onda di marea che sta arrivando alle sue spalle. E appunto vedete che c'è questo cerchio di protezione attorno al monociclo affinché, diciamo, vada tutto come si spera, quindi la marea non investa il povero giocoliere e di conseguenza, diciamo, la situazione rimanga in maniera positiva, così come tutti ci aspettiamo. Questa carta che cosa ci rappresenta? Quindi, soprattutto con questa descrizione iconografica che ne dà la tradizione Voodoo,
che effettivamente nella vita di queste persone è sopraggiunta una marea, quindi c'è effettivamente un qualcosa di importante, di grande e pericoloso che in qualche modo può investire la coppia. Ok? Non a caso è venuta una carta di grado 2. Quindi qualcosa che si sta cercando a tutti i costi di tenere in equilibrio c'è, quindi presumibilmente appunto il loro rapporto, ma alle loro spalle purtroppo però c'è che cosa? Acqua. L'acqua che cosa rappresenta? Tutto ciò che dà pulizia, tutto ciò che ripulisce. Quindi porta verità. Alle spalle di questa coppia ci sono delle verità profonde, anche scabrose, che stanno venendo alla luce, che potrebbero venire alla luce. Problematiche sentimentali mai risolte, eventualmente tradimenti, poi lo vedremo, che possono venire alla luce e distruggere questa coppia, quindi far cadere il giocoliere. Di conseguenza che cosa significa? Che loro stanno cercando protezione dall'ambiente esterno, quindi presumibilmente, poi lo vedremo in questa posizione, amici, parenti, eccetera, quotidianità, però qui qualcosa alle loro spalle c'è che non va. E di conseguenza, pur loro cercando di mantenersi in equilibrio, ragazze mie, la marea, un'onda, può rimanere immobile? Direi proprio di no. Quindi prima o poi ne verranno investiti. Vediamo però come e chiaramente poi come reagiranno. Questa carta è una posizione molto importante perché rappresenta cosa c'è che non va nella coppia. Il passato. L'otto di basto, l'otto di coppe. Allora, l'otto di coppe. Allora, queste due persone si sono già allontanate in passato. Vi dicevo questa altalenanza e vi dicevo che questa altalenanza e dubbio poteva riguardare 9 su 10 un discorso di tipo sentimentale. Ora ve lo confermo, è 10 su 10, perché qui abbiamo una carta di coppe in posizione ad ostacolo, diciamo. Il loro problema sono i sentimenti, sono le coppe. Queste due persone, come vi dicevo all'inizio, sono persone in bilico da tempo, quindi è una situazione che da tempo va avanti e indietro e si sono già lasciati più volte. Non so se voi lo sapete, ma si sono già allontanati, lasciati più e più volte. È un continuo avanti e indietro, proprio come le onde, avanti e indietro, avanti e indietro. Nascono e si infrangono. Quindi queste due persone tentano sempre di ricostruire il loro rapporto, ma non riescono mai a farlo del tutto perché c'è un passato pesante nella testa di chi? Presumibilmente del vostro ex lui, ma potrebbe anche essere nella testa di lei o anche di entrambi, che in qualche modo va a negativizzare fortemente questo rapporto e soprattutto i loro sentimenti. Il loro stare insieme fa più male che bene. Ok? È un rapporto finito da un punto di vista sentimentale. Quindi, come vi dicevo io prima, evidentemente queste due persone stanno cercando di barcamenarsi anche da un punto di vista economico, probabilmente. Stanno decidendo cosa fare della loro storia, proprio perché hanno capito che qui non c'è più nulla e di conseguenza stanno cercando, ad esempio, anche, come vi dicevo io prima, di capire se ognuno può andare per la propria strada andando a vivere ciascuno in una abitazione differente, perché per tanti purtroppo nelle condizioni economiche in cui siamo effettivamente è un po' difficile. Magari, vi ripeto, sono soci, stanno cercando di capire come allontanarsi l'uno dall'altro per evitare comunque poi anche contraccolpi in ambito professionale.
Queste due persone stanno molto ragionando e lo stanno facendo perché hanno capito che fra di loro c'è un 8 di coppe, non c'è più niente fra di loro. Queste due persone non hanno più sentimento, non ci sono più sentimenti fra di loro. Ma questo perché? Perché sono due persone che in realtà non sono riuscite a costruire granché. L'otto di coppe rappresenta il rammarico probabilmente per aver perso del tempo in una situazione che in realtà non ha visto dei progetti andare avanti, ma bensì li ha visti arenarsi. È un rapporto che non appaga neanche da un punto di vista fisico, è un rapporto che non ha mai dato reale serenità. È un rapporto dove c'erano molti scontri anche fra le due persone, tra diciamo due capetoste, perché l'8 chiaramente è rappresentato da 4 più 4, quindi una doppia stabilità, un doppio quadrato, quindi anche da un punto di vista numerologico rappresenta una carta di eccessiva fissità, quasi di ossessione alla stabilità. Volevano stare insieme, dovevano stare insieme. C'era un obbligo, una grande mano che in qualche modo li portava a voler stare per forza insieme. Ma in realtà non sono mai state due persone che si sono granché amate, queste due. Guardate un po' negli Voodoo Tarot come è rappresentato l'8 di coppe da un ragazzo, un signore, che si sta allontanando da una casa ed è mal visto. Perché? Guardate sul portico, lungo le scale, c'è anche qui della polvere, solitamente creata da una mistura di pepe, sale e zolfo. È una polvere protettiva che tiene lontano individui sgraditi. Quindi l'individuo, in questo caso sgradito, è il passato. Nell'accezione positiva, l'8 di coppe rappresenta il lasciarsi il passato alle spalle in maniera da ritrovare se stessi e da stare bene con se stessi e col proprio partner, diventando quindi indipendenti. In accezione chiaramente negativa, non riescono a lasciarsi il passato alle spalle. Queste due persone hanno un attaccamento malsano fra di loro e al passato. Non amano però i cambiamenti e quindi non riescono, fanno fatica a lasciarsi, ma hanno anche una tremenda paura di impegnarsi realmente e sul serio, perché continuano a rimanere morbosamente attaccati al passato. Vi ripeto, secondo me più il vostro compagno che probabilmente lei, il vostro ex compagno, perdonatemi. Questo lapsus però vuole dire tanto. Evidentemente percepisco anche un attaccamento nei vostri confronti. E quindi questa persona si è allontanata dalle responsabilità con quest'altra donna. E quindi in questo momento è come se stesse vagabondando a livello chiaramente mentale senza meta. Vuole allontanarsi da questa situazione, ma vuole farlo nel migliore modo possibile, quindi senza essere investito poi da tutta una serie di problematiche anche concrete ed economiche che in qualche modo potrebbero veramente rovinarlo. Vediamo però il karma, cosa attendono queste due persone. A voi, mamma mia. No ragazze, ci siete voi, mamma mia. Siete il karma di questa coppia. Questa è una stesa che mi lascia perplessa, perché mi è capitato di rado di vedere una cosa del genere. Ossia, voi siete ciò a cui tende la coppia, questa coppia. Quindi evidentemente voi avete un ruolo fondamentale in questa coppia. Guardate, anche nel caso in cui sia passato tanto tempo, anche nel caso in cui voi mi diciate ma guarda che io non lo sento da tempo, da anni addirittura, non importa. I sentimenti possono rimanere comunque presenti nella mente di una persona anche per lungo tempo, soprattutto in presenza di un 8 di coppe in posizione negativa, quindi persone che non riescono
a lasciare andare il proprio passato e quindi fanno una grande fatica nell'allontanarsi mentalmente e sentimentalmente dai ricordi. Quindi siete voi l'ago della bilancia, perché in questo caso è la regina di bastoni. Voi sapete che in tarologia ogni arcano ha il proprio ruolo ben preciso. In questo caso la regina di bastoni, come anche la regina di coppe, è la consultante, quindi voi. Quindi voi sarete e siete sempre una figura centrale in questa coppia. Adesso capisco qual è questo passato terribile che non si riesce a lasciare alle spalle. Ecco perché le discussioni, vi ricordate che vi dicevo tante discussioni anche in ambito di questa coppia per colpa vostra? Perché siete spesso evidentemente argomento concreto, quindi o ne parlano, oppure siete una sorta di immagine fantasmatica di donna ideale che quest'uomo ha in testa, o lei vi vede in questo modo. Perché? Quali sono le caratteristiche della regina di bastoni? La regina di bastoni è una donna estremamente sensuale, femmina. È la donna autonoma, è la donna indipendente, è la donna con coraggio, è una donna che ce le ha sotto più grandi di tanti uomini, è una donna che va comunque sempre avanti, che si rialza ed è sempre in piedi nonostante le tante batoste della vita, è una donna piena di calore, una donna passionale, è una donna, vi ripeto, sensuale all'ennesima potenza, è una donna anche molto bella o che comunque attira l'attenzione delle altre persone per una o più svariate caratteristiche. Ok? Quindi è la rappresentante, diciamo, la quinta essenza della donna vincente. La regina di bastoni è una donna che ha poco a che vedere con la classica, diciamo, donna di casa, ok? Con la classica casalinga. È una donna invece probabilmente votata anche al lavoro, è una donna probabilmente anche in carriera, è una donna che ama la propria indipendenza, che ama sentirsi corteggiata, che sa di valere e ama essere al centro dell'attenzione. La regina di bastoni molto spesso è anche piuttosto vanitosa, ma voglio dire, ne ha di che ben donde. Guardate questa bellissima ragazza, veramente molto bella, io lo ripeto, i disegni degli Voodoo Tarot sono di una sensualità e di una vividezza incredibile. È una donna, una ragazza molto bella, con una corona di foglie di tabacco in chiaro stile coloniale, indossa un tartan che è fissato con una spilla a forma di gallo. Il gallo è un portafortuna per la tradizione Odu, ormai lo sapete perché abbiamo fatto diverse stese, il gallo l'abbiamo trovato già più e più volte. Sta fumando tranquillamente, soddisfatta, di fronte a questo aquilotto che la guarda e la osserva. Ebbene, nel sud degli Stati Uniti ci sono ben 5 diversi generi di aquile che vivono un po' come la regina di bastoni, ossia questi bellissimi rapaci sono sempre determinati nell'andare avanti e vanno sempre avanti con ben poche soste, addirittura mangiano, bevono e svolgono altre funzioni vitali sempre in volo. Quindi, esattamente come la regina di bastoni, sono infaticabili, quindi vanno sempre avanti con coraggio, con voglia di fare, con voglia di esistere, hanno una voglia di vivere incredibile, una vitalità dirompente, e così anche la regina di bastoni, che è una donna con un carattere davvero edificante, un'ottimista, una donna orgogliosa e fiera di sé. È una donna potente e soprattutto determinata. A volte, vi ripeto, anche un po' maliziosa, ma voglio dire, ci sta. Quindi è praticamente una donna con la D maiuscola. Quindi è la vera e classica donna ideale. Di conseguenza, per lui, voi sarete sempre il suo modello di idealità, di bellezza, di sensualità, e evidentemente siete proprio state sempre voi l'elemento cardine di questo rapporto, ciò che evidentemente non lo ha mai fatto progredire. Quindi il karma a cui tende questa coppia siete voi,
Cioè voi in qualche modo, ma poi lo vedremo anche da questa carta che rappresenta invece il vostro potenziale, ciò che voi potreste fare in qualche modo per cambiare le sorti o in positivo o in negativo di questa storia, ebbene qui mi viene ribadito, voi sarete di nuovo protagoniste di questa storia, ragazze mie, vostro malgrado o con vostra felicità, non lo so, però in qualche modo voi centrate in pieno. Vediamo il passato più lontano fra queste due persone. E il 9 di coppe, allora queste due persone pensavano di aver, ovviamente in un tempo molto passato, trovato tutto il benessere che poteva esserci fra di loro. Queste persone si sono legate perché credevano di avere delle forti affinità, di essere delle anime gemelle quasi, da tutti i punti di vista. Quindi notate infatti come questo 9 di coppe sia rappresentato negli Udu Tarot con questa, diciamo, visione dall'alto di queste 9 ceste, nelle quali ci sia all'interno tutti i 9 oggetti, diciamo, più preziosi a cui gli uomini tendenzialmente tendono chiaramente maggiormente. Quindi quali sono le cose che gli esseri umani desiderano di più. E vediamo una cesta con dentro del denaro, quindi chiaramente sicurezza finanziaria e benessere. Una cesta con dei libri, quindi conoscenza. Una cesta con una testa di alligatore, quindi protezione. Zampe di coniglio, quindi buona sorte. Dei biscotti vecchio stile, quindi nutrimento e familiarità. Una bottiglia di vino, quindi l'inebriarsi. I girasoli, quindi calore. Il passaporto, quindi viaggiare. Quindi obiettivamente questa coppia pensava veramente di aver trovato una stabilità totale perché appunto avevano stabilità finanziaria, quindi stavano bene economicamente, conoscenza, quindi queste persone evidentemente si conoscevano già da tempo, non so se voi lo sapete, ma sono due persone che si conoscevano probabilmente anche già nel momento in cui lui stava evidentemente con voi o prima addirittura di stare con voi. Non mi sembra una persona del tutto nuova. Quindi è una persona che comunque ha sempre gironzolato tra le sue conoscenze. Difatti appunto abbiamo i biscotti che rappresentano appunto vecchio stile, cioè rappresentano la familiarità. Quindi secondo me è una persona che faceva parte o del suo nucleo, non dico familiare, ma comunque delle sue conoscenze. Non è un rapporto incestuoso, almeno mi auguro, però in qualche modo è una persona conosciuta anche dalla sua famiglia e che si è inserita bene nella sua famiglia. A questo punto, vi ripeto, non vedo l'ora poi di vedere questa carta, perché obiettivamente la famiglia l'ha accolta bene. Difatti c'è la protezione con la testa di alligatore, quindi la famiglia secondo me in qualche modo ha contribuito ad unire queste due persone. I viaggi, quindi evidentemente persone che in qualche modo si spostavano anche, viaggiavano parecchio, amavano entrambi viaggiare e spostarsi. Quindi sono persone comunque che in qualche modo si sono messe insieme e hanno pensato veramente di creare la coppia del secolo, ma ci credevano sul serio, devo dirvi la verità, ci hanno creduto fortemente, perché pensavano di essere la coppia ideale, ma poi è tornato fuori di nuovo il passato. Nel passato siete voi e tutto questo ben di Dio è sparito. Quindi la tavolata con queste ceste è stata ribaltata, al punto che adesso queste persone dicono è meglio salutarci, praticamente. Vediamo però nel passato più recente che cosa è accaduto. Allora, il 3, ecco appunto, vi dicevo io prima, il 3 di denari, che queste persone continuano a fare avanti e indietro. Allora, in qualche modo queste persone hanno cercato di nuovo di collaborare, quindi di andare avanti, pur notando delle grosse difficoltà, perché il 3 di denari rappresenta la collaborazione per un fine di tipo comune, ok? Quindi per continuare
in una situazione di benessere e di tranquillità. Ragazzi, di nuovo una carta di denari. Queste due persone si sono legate, come vi ho detto, soprattutto per interesse, ma veramente perché pensavano di essere la coppia perfetta da un punto di vista proprio finanziario ed economico. Quindi devono avere qualcosa in ballo da un punto di vista di lavoro, magari appunto sono soci o hanno dei possedimenti, dei beni, per esempio case, terreni in comune. Quindi sono persone che comunque hanno parecchia disponibilità economica, o lei ad esempio ce l'aveva, o lui. Ok, sono persone che veramente io noto tanto attaccamento al denaro, quindi al benessere materiale. Lui si è legato a questa persona perché a mio avviso lei gli garantiva veramente quel senso appunto di familiarità e protezione, ma da un punto di vista strettamente economico. Quindi vi ripeto, si sono mantenute le cose così come stavano, pur sapendo che fra di loro c'era qualcosa già che non andava bene, perché in qualche modo hanno la necessità di mantenere appunto intatto il loro rapporto e il livello di vita a cui entrambi ambiscono. Cioè queste due persone stanno insieme tanto perché l'uno può garantire all'altra e ovviamente viceversa una crescita professionale, un qualche cosa che riguarda soprattutto il lavoro, vi ripeto, le occupazioni, i finanziamenti, dei benefits che in qualche modo lo stare insieme gli garantisce. Qui chiaramente vi ripeto, le casistiche possono essere veramente tante, ma queste due persone sanno che nel momento in cui dovesse, ecco qui, la mareggiata travolgerli, cosa vi dicevo io prima? Quindi nel momento in cui sanno che in qualche modo il loro rapporto ormai non si potrebbe più, nel caso in cui appunto non si possa più sistemare, che cosa accade? Che loro si vedono veramente distruggere tutti i loro sogni, ma soprattutto le loro ricchezze, il loro livello di vita economico. È come se perdendo la coppia perdessero prestigio, perdessero lustro. Cosa vi ho detto all'inizio con i due di denari? Che stanno decidendo per evitare che la loro decisione possa provocare problemi in futuro. Quindi queste persone sono state anche ultimamente, nel passato più recente, sul punto di decidere di lasciarsi, ma non lo hanno fatto e hanno cercato di nuovo una forma di collaborazione, proprio perché hanno il terrore che in qualche modo possano venire meno dei privilegi a cui nessuno dei due vuole rinunciare. Questa carta del 3 di denari è rappresentata da questa splendida Voodoo Doctor al femminile che attende l'arrivo di una sua cliente. Guardate che bella mazzetta di denaro che ha qua. Questa donna è una gitana. I gitani all'epoca della tratta erano considerate ovviamente come le persone di origine africana e dunque vivendo spesso nelle stesse condizioni sociali si sposavano ovviamente anche tra di loro, vivendo poi nella stessa comunità, quindi persone affini, con le stesse aspirazioni, come la nostra coppia. Questa donna, guardate che cosa indossa, se notate, indossa una collana che ha due pendagli differenti, un rosario di fagioli neri e un osso biforcuto, detto anche osso della fortuna. Quindi è come se sentissero che lo stare insieme in qualche modo produce fortuna ad entrambi, ma una fortuna pecuniaria. Ecco perché, vi ripeto, queste due persone hanno deciso di stare insieme, nonostante già nel passato più recente abbiano capito che c'era qualcosa che non andava. Vediamo il futuro a breve tra queste due persone.
la papessa. Ragazzi, sono allibita. Allora, vi dicevo prima che in tarologia gli arcani hanno un ruolo. La consultante tra gli arcani minori è la regina di bastoni o la regina di coppe, negli arcani maggiori è la papessa. Quindi nel loro futuro immediato chi c'è? Di nuovo voi. Io non so, ma voi avete modo per caso, perché sarei curiosissima di saperlo, di in qualche modo magari vederli, di contattarli, magari vi incontrate, che ne so, nei locali, al supermercato, magari lavorate insieme, mi auguro di no, perché sarebbe una condizione pesante, credo. In qualche modo magari vi spiano sui social, perché la papessa può rappresentare anche appunto qualcosa di nascosto. Quindi in qualche modo vi guardano, vi spiano, vi tengono d'occhio. Quindi è come se in qualche modo per loro, ma io penso per entrambi, voi siate veramente una meta, un termine di paragone, uno specchio. Ma ripeto, non solo per quanto riguarda l'aspetto estetico, piuttosto che, ma proprio per quanto riguarda lo stile di vita. Cioè queste persone veramente hanno sempre voi in bocca e in testa, perché nel futuro più, diciamo, immediato c'è la carta della papessa, quindi la consultante avrà un potere enorme nella gestione di questo rapporto. Tra l'altro la papessa, come vi dicevo, rappresenta anche delle conoscenze nascoste, qualcosa che è tenuto segreto, ma che per essere, diciamo, conosciuto bisogna usare la propria intuizione, bisogna guardare oltre. Quindi non so se voi in qualche modo li avete, per esempio, bloccati, non so, sui social, e quindi non riuscendo loro più a vedervi, cercano di conoscere qualcosa, di sapere qualcosa di voi, cercando appunto anche di utilizzare mezzi non proprio puliti. Oppure siete voi che magari andrete a sbirciare nella loro vita che pare dorata e invece verrete a conoscenza di un segreto scottante e che quindi tra queste due persone non solo le cose non vanno bene, ma non andranno mai bene. Qui c'è un qualcosa di nascosto o che voi consultante tenete nascosta a loro o che loro tengono nascosta a voi e ovviamente a tutti, ma è un segreto che prima o poi verrà rivelato grazie all'atteggiamento perseverante, tollerante, calmo, intelligente, saggio, intuitivo, maturo della consultante. Voi utilizzerete molto l'inconscio proprio per cercare di capire realmente così come stanno le cose tra queste due persone e arriverete veramente ad una conoscenza, vi ripeto, importante, ad un dato di fatto che evidentemente vi farà capire molto meglio come stanno le cose, perché secondo me queste due personcine qua continuano a fingere davanti a tutti di stare benone, perché con questo 3 di denari, con questo 9 di coppe, queste persone cercano di barcamenarsi nonostante sappiano che c'è un'ombra nel passato molto potente, che siete voi. Ma vi ripeto, secondo me più che voi che spiate loro è il contrario. Negli Udu Tarot la carta della papessa è, a mio avviso, rappresentata in maniera egregia da questa giovane Ida Carter a 7 anni, una bambina di 7 anni, in questo momento ovviamente, che è in piedi in una soffitta, al buio, circondata solo da delle candele e dalla luna. Ma lei non ha paura. Perché? Perché lei sa che ha uno spirito che la guida e che in realtà non la lascia mai sola. Ida Carter è un personaggio realmente esistito, è appunto un Voodoo Doctor al femminile di grande successo che fece parte appunto delle Seven Sisters di Hogansville in Alabama, dove appunto svolgeva la professione di preparatrice di pozioni magiche a base ovviamente di erbe e radici, quindi era una root worker d'eccezione.
e iniziò ad occuparsi di questa attività quando appunto aveva 7 anni, quando iniziò appunto il suo percorso di iniziazione. Ida pregò tutte le notti in mezzo a 7 candele accese, 7 anni, 7 candele. Iniziava a pregare la prima notte di maggio, quindi il 1° maggio, per altre 6 notti consecutive, quindi per 7 giorni, e ha ripetuto questo rituale ogni mese di maggio per ogni anno successivo fino ad arrivare a 7 anni. Fino a che lo spirito che la guidava le disse: ora sei pronta per poter fare questo mestiere. Questa donna si fidava tantissimo della propria voce interiore e soprattutto si fidava di se stessa. Aveva sempre una luce con sé che illuminava il suo cammino. Quindi la papessa, in questo caso anche Miss Ida, ci sta invitando ad ascoltare. Ma ascoltare cosa, ragazze? L'inconscio. A scavare nella vostra intuizione. La papessa è sensitiva. La papessa sfrutta anche molto i suoi sogni. La papessa vede oltre. Che cosa sentite voi di questa coppia? Perché ciò che voi sentite è la verità. Se provate ad esempio a chiudere gli occhi e a percepire questa coppia, che emozioni, che sensazioni provate, anche, vi ripeto, di fronte alla loro manifesta e finta, abbiamo visto, felicità. Quali emozioni vi rimanda il vostro inconscio? Miss Ida lo sa. E lo sapete anche voi. Voi sapete come stanno realmente le cose e lo saprete, perché questa è una posizione del futuro. Interessantissima questa stesura, eh? Vediamo, ecco, 2 carte che vi ho già citato anche prima. Cosa voi potreste fare a questo punto? Siete protagoniste, direi che... Oh, mamma mia, il 2 di coppe. Ragazze mie, nel caso in cui questa persona vi possa tornare, sapete che tutto ciò che gli antenati, nel caso degli Udu Tarot, ci dicono, ci mostrano nelle stese, non è mai detto a caso. Quindi in questo caso, visto che vi viene palesata la possibilità del 2 di coppe, evidentemente qui qualcuno si farà avanti. Ecco, nel caso in cui questo accada, cercate una riconciliazione, se non altro comunicativa. Cercate di ritrovare una pace, una serenità, anche magari con questa persona. Cercate di non portare ostilità a questa persona, perché voi avete vinto. In questa stesa, ragazze mie, voi avete un peso enorme. Voi siete coloro che in questa enorme falsità e recita patetica ne è uscita vincitrice. Voi siete l'amore, voi rappresentate il 2 di coppe. Quindi voi rappresentate ciò che quest'uomo non ha mai dimenticato. Voi siete per lui la sua anima gemella, il suo 2 di coppe, non lei. Ecco perché siete venute fuori così tante volte e insistentemente in questa stesa. Lui vi ha sempre pensato e lo farà sempre, ma lo ha fatto ultimamente evidentemente con rammarico, con infelicità. Ecco, voi cercate invece di farvi vedere da questa persona felice. Vi ripeto, prive di rancore, fedele a voi stessi, persone equilibrate, romantiche, gioiose, rispettose, perché voi siete contate tanto nella vita di questa persona. Nel caso in cui per esempio lo incontriate, dimostrategli calore, dimostrategli comprensione, non inimicizia.
perché fidatevi che così facendo gli farete capire ancora di più quanto lui abbia perso e il vostro valore. Voi darete uno schiaffo alla scelta stupida che questa persona ha fatto in passato nei confronti di questa persona, dettato, vi ripeto, dal crederla così amata dal proprio nucleo familiare, dal crederla un porto sicuro da un punto di vista di benessere, invece di scegliere l'amore. Lui non ha scelto l'amore, lui ha scelto il benessere per se stesso, ma non ha scelto l'amore. L'ha vista affine a sé, ma ha sbagliato, ha pensato che questa fosse l'essere, che questo fosse e significasse l'essere veramente di fronte alla propria anima gemella. Lui questo aveva creduto che lo fosse, invece no. L'anima gemella è quella che ti fa battere il cuore, non c'entra nulla con i parenti, amici, sicurezza, viaggi, denaro, non c'entra nulla. Fatevi vedere felici e serene, gli darete lo schiaffo che si merita. Un 2 di coppe, guardate, in contrapposizione al 2 di denari. Farete pendere l'ago della bilancia. Questa è una persona che ha bisogno veramente di uno schiaffo morale ulteriore. E lo avrà. Il 2 di coppe rappresenta però anche la possibilità che voi abbiate un compagno, ossia che voi abbiate una persona al vostro fianco. Anche voi potreste averla. O state frequentando qualcuno. Ecco, le carte in questo caso vi chiedono fedeltà al vostro compagno. Fategli capire che voi siete felici con il vostro compagno, che voi siete una donna onesta, leale, pura. Negli Udu Tarot qui abbiamo una coppia. Entrambe hanno una cesta ciascuno. In ogni cesta ci sono dei fiori e delle radici. Nella cesta della donna c'è la radice chiamata Queen's Delight e invece la Satureia per quanto riguarda appunto la cesta di lui. Entrambe queste erbe, queste radici garantiscono la fedeltà. Quindi cercate di far capire a questa persona, nel caso in cui voi siate impegnate, che siete una donna fedele, che non siete come lui. Perché voi avete scelto il sentimento, lui no. Ma non portate rancore. Vi ripeto, cercate la conciliazione comunicativa. Non fate vedere che in qualche modo siete incattivite, gelose, per carità. L'ambiente attorno a loro. Un altro 2, il 2 di spade, mamma mia. Allora, il 2 di spade è una carta di nuovo di bivio, è una carta che rappresenta di nuovo 2 possibilità, 2 strade, 2 opposti sentieri, che però devono essere intrapresi, ovviamente scegliendo uno dei 2, ma prestando la giusta attenzione attraverso la propria capacità di vedere con occhi aperti e riconoscere insidie pericolose, reali nemici e persone di cui assolutamente non fidarsi. L'ambiente che circonda queste 2 persone, e quindi presumo anche lui, è un ambiente DM, pieno zeppo di falsi amici, perché i 2 rappresentano sì rapporti di collaborazione, le amicizie, ma basate sul nulla, perché non c'è amicizia, non è il 2 di coppe, non c'è sentimento, non c'è affettività, sono amicizie basate sul nulla, sulle quali forse il vostro ex lui farebbe bene appunto a tenere gli occhi aperti. Ora mi spiego però il 2 di denari, ecco perché sta cercando di prendere una decisione ma evitando problemi futuri, perché qui ci sono una miriade di insidie e vi ripeto di nemici anche pericolosi
di cui lui non si fida e non si deve fidare, che in qualche modo nel momento in cui sappiano di una loro rottura potrebbero agire contro di lui. Bell'ambientino. Sono persone, le classiche persone, capacissime di mettere i bastoni fra le ruote, non facendosi loro beneamati bip, perché in qualche modo è come se prendessero le parti per l'uno o per l'altra, è come se si creasse una sorta di faida familiare. Vi dicevo con il 9 di coppe che lei è stata evidentemente anche ben accolta, mentre ho la sensazione che voi non lo siate, o non lo siate state. Questo 2 di spade, rappresentata dagli Hoodoo Tarot, vediamo appunto una root worker, una Hoodoo Doctor al femminile che ha 4 occhi, quindi è una sensitiva. Con 2 occhi vede ovviamente il mondo fisico come tutti, ma ha altri 2 occhi che le permettono di invece appunto vedere il mondo spirituale, tipico dei medium e dei sensitivi. In questo caso però gli occhi della spiritualità, vedete, le sono stati strappati e quindi lei si morde nervosamente il labbro perché non riesce più bene a percepire la realtà e quindi in qualche modo è in tensione. È in tensione perché teme che possano venire scoperte delle bugie. Teme che affrontando le conseguenze di una scelta poi vengano fuori, come la marea iniziale. Vi ripeto, questa carta iniziale è stata veramente profetica, tutta una serie di non detti, di profondità, come la marea, come l'oceano, che fino ad ora non erano saltate fuori ed ora invece, nel momento in cui evidentemente le 2 persone si lasciassero, verrebbero tutte fuori. Quindi è come se nel momento in cui queste persone decidano di intraprendere 2 strade separate, è chiaro che poi si creerebbe una sorta di faida tra chi parteggia per lei e chi parteggia per lui, ma chiaramente creando una situazione caotica e di pericolosità non indifferente. È come se la situazione poi venisse sbilanciata, probabilmente a discapito di lui. Ecco perché vi dicevo la papessa. Segreti. Qui c'è qualche cosa che riguarda queste 2 persone che non è chiaro e non è pulito e non è stato fatto in maniera pulita, e che nel momento in cui queste 2 persone si lasciano viene tutto poi a galla, viene tutto fuori e viene fuori un macello. È un brutto ambiente, veramente molto molto brutto. Guardate quanti 2, anche solo 2 di bastoni e poi siamo a posto. Questa è una stesa che prevede veramente una decisione al bivio che queste 2 persone stanno prendendo, ma in particolar modo lui. Però vediamo perché non l'ho ancora fatto, quali sono le sue reali paure. Allora, il Cavaliere di Denari rappresenta non chiaramente lui, quindi non è il consultante, può rappresentare o un vostro compagno ufficiale, nel momento appunto in cui lui sappia che ad esempio voi avete qualcuno, ma questa è un po' una definizione secondo me tirata, però in particolare potrebbe rappresentare invece molto di più un familiare che fa parte di questa terribile cerchia. Ovviamente un familiare che in qualche modo penderebbe per l'altra compagna, perché è un uomo benestante, potrebbe essere un padre, non credo perché è troppo giovane, potrebbe essere un fratello, potrebbe essere un cugino, uno zio, un parente comunque, o un amico molto stretto, che in qualche modo, essendomi venuto di denari di nuovo, potrebbe provocare a lui
dei grossi dispiaceri da un punto di vista finanziario. Io non capisco se questa coppia veramente è una coppia o un SPA, perché qui si parla solo di soldi, questa stesa, soldi e voi, cioè, perché in realtà questa persona non ha ancora fatto il grande salto, quindi non ha ancora deciso, perché è ancora al bivio, vedete quanti due? Proprio perché evidentemente è legato economicamente o a lei o comunque alla famiglia di lei. C'è un qualcosa che queste due persone hanno in comune, ve lo dicevo già dal 9 di coppe, che impedisce a lui di decidere in maniera tranquilla e serena, perché teme poi di ritrovarselo come nemico questo cavaliere di denari. È una persona che potrebbe poi diventare un vero e proprio nemico e che in qualche modo potrebbe veramente creare a lui delle problematiche di tipo economico non indifferenti. Ora, ripeto, non so se è un fratello, non so se è, vi ripeto, un padre, no, perché insomma sarebbe troppo giovane, ma è comunque una persona che potrebbe veramente creare delle problematiche. È inoltre, essendomi venuto un cavaliere di denari, una persona con forti valori tradizionali. Quindi una persona cocciuta, testarda, incapace di avere una mente analitica, che quindi si fissa, per esempio, magari sul particolare, magari inizierebbe ad accusare lui di aver tradito, per esempio, sua sorella, piuttosto che di aver ingannato la famiglia. Qui c'è un qualche cosa che lega queste due persone e che allunga le maglie nella loro rispettiva famiglia di origine. Oppure obiettivamente è un amico, però mi sembra un po' troppo invadente per avere tutto questo potere. È una persona di cui lui ha molta paura. Allora, vediamo però, questa ragazzi è la carta clou, ossia che cosa effettivamente potrebbe succedere in futuro tra queste due persone, in un futuro un po' più lontano rispetto a Miss Ida. Vediamo un po' che cosa può accadere. Il 7 di denari. Allora, queste due persone, a mio avviso, non si lasceranno ancora per il momento. No, non lo faranno. Non lo faranno semplicemente perché queste due persone sono troppo legate ad un discorso di tipo economico. Di nuovo una carta di denari. Ma non si lasceranno da un punto di vista ufficiale. Quindi evidentemente lui si rifiuta di doversi confrontare con tutti questi amici, parenti, eccetera, eccetera. Ma essendo un 7 di denari, è una carta che rappresenta dei progressi molto lenti, ma sicuri, che porterà a dei progetti a lungo termine, portando alla realizzazione attraverso delle scelte che siano giuste e assennate. Quindi questa persona non lascerà nell'immediato futuro o in futuro un po' più lontano questa donna, continuerà a mantenere il rapporto ufficiale, ma in maniera molto furba supererà la fase di dubbio iniziale del 2 di denari, progettando a lungo termine la realizzazione dei suoi reali desideri e sentimenti. Perché il 7 di denari rappresenta la vittoria della presa di coscienza che ciò che si desidera è un qualcosa di ben preciso. E abbiamo visto, siete voi. Quindi è come se questa persona in qualche modo dicesse: io non posso lasciare lei ufficialmente, perché qui si creerebbe la famosa mareggiata. Ho troppi nemici, ho troppi interessi in ballo, ma
in maniera molto furba, lui cercherà comunque di realizzare, però con progetti a lungo termine, ciò che è in realtà nelle sue reali corde. Ma vi ripeto, lo farà con debita attenzione e programmando e progettando in maniera meticolosa qualsiasi movimento, proprio per non doverlo poi prendere in quel posto da queste figure, in particolar modo da questo cavaliere di denari. Quindi è una persona che, vi ripeto, farà tutti gli sforzi possibili per ottenere risultati in seguito che lui attenderà con grande impazienza. Il 7 di denari rappresenta chi attende il momento giusto per agire. Quindi non è più la persona che continua a dire ma cosa faccio? Vado, resto. No, questa è una persona che ha capito qual è finalmente la strada che deve intraprendere. I 7 rappresentano la carta del carro, ok? Quindi la capacità di destreggiarsi tra due situazioni, lui la troverà, saprà quale strada scegliere. Su questo, ragazze mie, non ci piove. Finalmente capirà quale delle due strade dovrà scegliere e organizzerà tutto con pazienza in maniera meticolosa in modo da non rimetterci, diciamo, da un punto di vista strettamente pecuniario. Questa è una persona attaccatissima al denaro, si è legato per denaro, rimane assieme per denaro, nonostante ci sia il passato che continua a tornare, che siete voi. Vi ripeto che qui c'è un segreto nell'immediato futuro che in qualche modo verrà alla luce. Ci siete voi che in qualche modo qualcosa andrete a scoprire e vi ripeto che questa persona a lungo termine organizzerà la sua evasione da quello che secondo me a tutti gli effetti veramente sembra un carcere. È come se questa persona, andando avanti, riuscisse ad avere, diciamo, quel momento di quella botta di fortuna, quell'affare azzeccato, un successo economico che però gli permetterà, magari anche un'eredità potrebbe essere, un'impresa riuscita, degli introiti comunque, dei risarcimenti legali, dei finanziamenti, qualcosa che in questo modo lo porterà ad agire con intelligenza e impegno. Quindi lui, sentendo chiaramente le proprie potenzialità aumentare e maturare, riuscirà finalmente, vi ripeto, a decidere. Ma lo farà con una riflessione, ragazzi miei, lunghissima. Ma vi ripeto che lo fa proprio per non incorrere, incappare in problemi che possono diventare più grandi di lui. Questo arcano, per quanto riguarda appunto invece la rappresentazione che ne danno gli Hoodoo Doctor, è, vedete, la rappresentazione di una giovane donna che si sta piegando, guardate, per raccogliere che cosa? Delle perle, lasciando sfuggire, distraendosi e lasciando sfuggire il suo maialino, che in realtà è colui che dovrebbe sfamarla. Che cosa significa? Significa che lui lascerà perdere ciò che comunque gli ha dato per ora solo qualcosa che sfama, questa famiglia che in qualche modo è iperpresente, questo denaro, questo benessere economico, per raccogliere invece ciò che per lui è più prezioso, le sue perle. Però, ragazze mie, questa persona capirà che cosa veramente ha perso in voi, capirà che cosa veramente voi siete state per lui, capirà che questa persona non fa più per lui e che la strada che comunque deve intraprendere è lasciarsi questo alle spalle ed evidentemente voler tornare nel suo passato. Poi sta a voi decidere come riaccogliere questa persona, ma nel momento in cui questo accadrà, prima di tutto passerà molto tempo,
perché il 7 di denaro è una carta lunga, ma soprattutto questa persona nel momento in cui si eventualmente riaffaccerà a voi lo farà con la consapevolezza di aver perso veramente le sue perle e che lui rivuole le sue perle, perché questa è stata una enorme sciocchezza ed è stato un abbaglio gigante, perché questa persona ha confuso le anime gemelle con due poltrone ben comode su cui lui era tranquillamente seduto. Comunque vi ripeto, in questa stesa è molto forte il senso del segreto. Qua deve venire veramente fuori un qualcosa di, direi, molto sostanzioso, che riguarda voi in qualche modo, o che voi verrete a sapere. E vi ripeto, ciò a cui lui tende siete voi. Ma ci vuole tempo prima che questa persona decida di riaffacciarsi a voi, perché prima deve avere la sua stabilità finanziaria, quella botta di cui vi parlavo prima, poco fa, e allora appunto poi deciderà veramente di agire. Ha già deciso che deve agire, ma per il momento è ancora in dubbio. Dopo un po' chiaramente deciderà, avendo però le spalle coperte da un punto di vista finanziario. Io veramente non so cosa abbiano in ballo queste due persone, ma sono legate anche le loro rispettive famiglie da questioni di tipo monetario, vi ripeto, di introiti, lavoro, finanze, eredità. Qui c'è un qualcosa in ballo di importante che riguarda queste persone e che poi alla fine darà a lui la soddisfazione che lui vuole per poter quindi decidere effettivamente di rivolgere la sua attenzione altrove, perché ha capito che la sua aspirazione, le sue perle sono da un'altra parte, non è qui. Però vi ripeto, per il momento questa persona continuerà a fingere molto probabilmente un benessere che però non sfuggerà alla realtà, mi sida, voi comunque scoprirete qual è la realtà, ma vi ripeto, è comunque una persona che pur rimanendo legato a questa donna, però la sua strada prima o poi in futuro da solo la prenderà. Di questo statene certe, però è chiaro che poi starà a voi decidere come eventualmente riaccoglierlo, soprattutto nel caso in cui voi siete ormai impegnate o sarete impegnate, perché nel momento in cui questa persona vi torna, probabilmente voi, anche se ora non lo siete, ma magari sarete impegnate e quindi gli farete ciao ciao con la manina. Quindi è una situazione tutta in divenire, però con delle tempistiche veramente molto lunghe, e vi ripeto che con questa persona non c'è una carta di coppe se non in riferimento ad una scelta passata confusa e poi che si è rivelata ovviamente sbagliata, ed ora chiaramente un 8 di coppe ma in posizione negativa. Non prova nulla per questa persona, assolutamente nulla, ci siete voi nella sua testa e ci sarete ancora, al punto da portarlo poi a decidere appunto quelle che sono le sue reali aspirazioni, cioè a cui lui poi tenderà realmente, finalmente direi. Il resto poi spetterà a voi, ma la capacità di scelta ce l'avete, proprio perché dovete dare retta al vostro intuito, e allora sì che poi otterrete tutto ciò che vorrete, anche prendendovi eventualmente le giuste soddisfazioni.